Ciao, sono Caruso. Oggi vorrei rispondere a Claudio che mi ha scritto un commento molto interessante. Sapete, ogni tanto io dico alla fine dei video, se avete delle domande o dei suggerimenti o volete sapere qualcosa in più riguardo alcuni temi, scrivetemelo sotto nei commenti. Claudio mi scrive sempre dei commenti molto interessanti. In questo caso mi ha consigliato di parlarvi di alcune cose e vi voglio leggere il commento così per come è. Buongiorno Caruso, sarebbe interessante un video sul meccanismo di difesa-fuga, che è un po' il momento in cui lo stress prende il sopravvento facendoci concentrare esclusivamente su ciò che sappiamo fare e impedendoci di cambiare. Bellissimo commento, però capisco che ci sono delle cose che sono un po' confuse, diciamo così. Allora, il meccanismo di difesa-fuga al quale si sta riferendo Claudio molto probabilmente è il famoso fight-fly, ovvero il combatti e fuggi, che accade ogni volta, ribadisco, ogni volta che il nostro cervello si sente sotto minaccia. Quindi che questa sia una minaccia fisica, cioè la famosa tigre che sta per sbranarci, ok? Oppure una minaccia nel senso di un'offesa o di una prestazione che dobbiamo fare o di una condizione fisica, per esempio mi sta mancando l'aria, il nostro cervello va in quella fase lì. Se lo vogliamo vedere da un punto di vista un po' più tecnico, il nostro sistema autonomo simpatico, cioè la branca del simpatico, scatta, si attiva e comincia a secernere cortisolo e in alcuni casi anche adrenalina, perché ci dà la possibilità di essere reattivi. Vi ricordo infatti che lo stato di fight-fly, ovvero combatti o fuggi, è uno stato di reazione, non è uno stato di creatività in cui noi creiamo, diamo, scegliamo, no, ci troviamo davanti a una condizione e dobbiamo immediatamente in qualche modo reagire. Quando noi reagiamo a uno stimolo, vuol dire che quello stimolo è prima di ciò che noi faremo. Ciò significa che in qualche modo non siamo liberi. Avete capito bene? Non siamo liberi. Se vivete una vita sempre in funzione della reazione che avete e quindi siete sempre in funzione di reagire e non di agire liberamente, non siete liberi. Però c'è da capire che questo stato di fight-fly, questo stato di, come lo chiama Claudio, difesa e fuga, è molto importante, perché fa sì che tutta l'energia venga mandata alle nostre membra e quindi alle braccia e alle gambe in modo da poter combattere oppure fuggire con le gambe, e però questo fa sì che tutti gli altri organi interni che non servono in quel momento vengano bloccati e quindi la digestione viene bloccata. Nelle donne che sono sotto questo tipo di minaccia continua spesso si blocca anche il ciclo mestruale, vengono bloccate tutte quelle attività, per esempio della pipì o della popò. Non ci pensiamo quando siamo in una fase così importante. Allora, nel momento in cui il nostro cervello in realtà secerne cortisolo, però noi siamo sotto anche stress. Ve lo dico in un'altra maniera. Lo stress è quella roba che ci muove. Quindi noi abbiamo bisogno di un tipo di stress per muoverci. Questo stress si divide in due grandi categorie: lo stress positivo, che è quello focalizzato in un punto e che fa sì che le nostre performance siano sempre migliori. L'esempio lampante è quello della palestra: vado in quell'ora, stresso il mio fisico, ok, sì, c'è un cortisolo in movimento nel mio fisico, ma vi ricordo che lo dissipiamo attraverso il movimento muscolare ed è focalizzato in un momento, in un periodo breve. E invece poi dopo c'è lo stress cronico o quello negativo, che è inferiore da un punto di vista del livello di attivazione,
però è costante nel tempo. Ecco, quello dobbiamo evitarlo. Infatti il meccanismo, com'è che lo chiama Claudio? Difesa, difesa-fuga, che di solito si chiama fight fly. Questo meccanismo dovrebbe essere un meccanismo che ci permette molto rapidamente, in nemmeno un secondo, di rispondere. C'è un qualcosa che ci sta per aggredire, dobbiamo essere pronti a rispondere e dobbiamo essere in grado di rispondere molto velocemente. In quel momento però noi perdiamo il senso della lucidità, il senso critico, il pensiero critico, l'analisi, la riflessione, la contemplazione. Ma è giusto che la perdiamo, eh? Non mi fraintendete, è giusto che in quei momenti perdiamo queste abilità, perché dobbiamo semplicemente rispondere in modo da non soccombere, da portare via la nostra pelle, a quello stimolo. Ma non ci può essere uno stimolo sempre costante durante la nostra vita che ci impedisce poi di contemplare, di riflettere, di pensare, di ragionare, di criticare nel senso buono del termine, cioè di essere critici con un pensiero critico. Se così è, noi stiamo disegnando una nostra vita non libera. Claudio sottolinea anche però un altro aspetto, che è il seguente. Vi rileggo il commento, che è un po' il momento, questa fase di difesa e fuga, che è un po' il momento in cui lo stress prende il sopravvento. È bene che prenda il sopravvento, perché lo stress è quel meccanismo che muove. Ok? Senza stress noi non ci muoviamo. Poi può essere uno stress anche positivo, la curiosità di per sé è un'animosità che ci muove, ok? Quello è lo stress, detto in soldoni. Sopravvenendo, che prende il sopravvento, scusate, facendoci concentrare esclusivamente su ciò che sappiamo fare e impedendoci di cambiare. E queste due cose non vanno messe insieme. Perché è chiaro che se io sto rispondendo ad uno stimolo, risponderò assolutamente solo con quello che so, con quello che ho già a monte messo dentro di me. Ok? Questo è chiaro. Se c'è un meccanismo di paura costante, di ansia costante, io non faccio altro che presentare esattamente gli strumenti che ho. Ecco perché tutte le persone più intelligenti di questo mondo fanno crescita personale. Perché? Perché si concedono dei momenti di stress positivo per sentirsi un po' a disagio all'inizio, ma piano piano elaborare dei nuovi strumenti e renderli propri, in modo che in presenza di alcuni determinati stimoli, anche quando siamo sotto stress, abbiamo degli strumenti per poter risolvere il problema immediatamente, e quindi più immediata è la risoluzione di quel problema, meno il problema ci tange, più noi siamo liberi poi di affrontare la nostra vita dando la nostra unicità, esprimendo noi stessi. Le cose sono più complesse di quello che sembra, perché lo stress di per sé è utile perché noi ci dobbiamo muovere, perché chi si ferma è perduto e qualsiasi cosa che è animata si muove. Quindi risente un po' dello stress. Vi ricordo anche la motivazione di raggiungere, che ne so, la cima di una montagna o di raggiungere un certo tipo di fatturato in fondo all'anno, genera dentro di noi un briciolo di stress, ma quello stress è uno stress che ci porta a muoverci. Un altro tipo di stress è la sofferenza. Per esempio, quando avete bisogno di fare pipì, vi muovete, muovete le gambe, i muscoli grandi della persona per andare in bagno. Faccio così perché il bagno ce l'ho da quella parte. Vabbè, per andare in bagno e svolgere le vostre funzioni. Lo stress è molto utile, perché altrimenti noi soggiorneremo sempre sui nostri stessi pensieri, sulle nostre attività e non ci svilupperemmo.
Quindi uno degli stress è anche la sofferenza, uno degli stress può essere anche la noia. Non dobbiamo sempre vedere lo stress come un qualcosa di negativo. Lo stress è un altro dei milioni di strumenti a nostra disposizione. Se non li conosci, non li sai adoperare bene, ma se conosci bene lo stress, lo puoi adoperare a tuo vantaggio. Chiaramente, se lo stimolo è gigantesco nei confronti di quello che noi possiamo sopportare, noi andiamo esattamente in quello stato che si chiama fight fly, ovvero o combattiamo contro quella minaccia oppure ci allontaniamo da quella minaccia. Quando combattiamo una minaccia è perché abbiamo degli strumenti, ma non potete pensare di avere una persona davanti che vi sta minacciando col coltello, che vuole il vostro portafogli e voi di punto in bianco diventate Bruce Lee. Non è così. Tutti i giorni un pochino allenerete il vostro fisico fino al punto in cui sarete tanto capaci di difendervi. E anche qualora qualcuno col coltello vi minacciasse di tagliarvi per avere il vostro portafogli, ecco, in quel caso sapreste difendervi. Ma più veloce è la difesa, più vuol dire che voi avete incamerato strumenti efficaci per affrontare quella problematica. Ogni problematica in maniera, come dire, generalizzata può essere una fonte di stress. È una grandissima fonte di stress se non avete strumenti adeguati al vostro sviluppo. Ecco perché le persone che non fanno crescita personale sono continuamente stressate perché non hanno degli strumenti per andare avanti. Infatti nelle sessioni che fanno con me individuiamo quali sono esattamente gli strumenti per fare il prossimo passo e poi lavorando in autonomia riescono a naturalizzare e cambiare, migliorarsi, evolversi. Spero di aver risposto a Claudio, ma anche a altre persone che insomma avevano fatto delle domande riguardo lo stato di Fight Fly. Chiaramente ci sono stati scritti su queste cose milioni di libri. Io questo è soltanto un piccolo video e devo cercare di riassumere. Però grazie Claudio di scrivermi sempre questi commenti molto interessanti perché mi fate capire attraverso i vostri commenti di che cosa avete bisogno. Voglio anche rispondere a un altro commento che mi è stato scritto, cioè che alcune volte quando faccio i miei video spiego dei concetti ma non vi do degli strumenti specifici e il motivo è sempre esattamente lo stesso. Io non so che strumenti darvi fino a che non lavoro con voi. Vi posso parlare di grandi concetti e poi piano piano, se voi siete in grado, se voi avete gli strumenti, li potete adattare alla vostra vita. Ma è inutile parlare di tecniche segrete, tecniche wow, perché le tecniche sono soltanto strumenti che se non sapete come collocare perché non fate questo di mestiere, potete fare peggio che meglio. L'esempio lampante, per esempio, è quello della meditazione, no? Io soffro d'ansia, ho visto che la meditazione ha come risultato che fa sparire l'ansia, quindi medito. Provo a meditare e l'ansia viene su 10 volte più potentemente. E certo, non ti hanno spiegato proprio la verità sulla meditazione e soprattutto non si medita perché devi eliminare l'ansia. Quello si chiama byproduct, cioè è un sottoprodotto di quello che tu in realtà stai cercando di fare. Ma ancora una volta, cercate di lavorare come individui unici e ripetibili. Dovete trovare degli operatori che vi seguono nel vostro caso specifico. Per piacere, non fate più l'errore di essere standardizzati. Ho fatto dei video sugli standard e magari vi fa comodo guardarli, cercherò di metterli da qualche parte linkati. E va bene, mi fermo qua. Ancora una volta da Caruso Colzi è tutto, vi auguro una buona serata e spero di aver fatto un po' di chiarezza su questi argomenti. Se avete delle domande specifiche, scrivetemele sotto nei commenti e cercherò di rispondervi ai vostri commenti con un video. Buona serata a tutti.